ho fatto come un naturmorto, era un po' triste, per quello ho aggiunto quello nastro blu per fare questa connessione con il conice. È un uccello che sta volando, ma usando un altro mezzo. No, stavo lavorando anche con queste immagini dell'Herbal Book. Questo era con le guanti, questo cesto di frutta, ma la cosa un po' buffa di queste sono proporzioni, perché le guanti sono molto più grandi della frutta, che un po' come uomo sulla terra sfrutta le cose che vengono dalla terra, ma non era. Mi piace tanto le guanti. E infatti c'è un altro quadro nella casa dei guanti di Amos, e un po' come le scarpe del lavoro dell'uomo, del lavoro che fa. E mia vicina Maria Brunacci mi ha portato queste uova, ha lasciato avanti della sala, la cucina, e perché non stava a casa ha messo questi guanti intorno delle uova per proteggere che non cadano dalla tavola. E quando sono tornata ho trovato queste uova con le guanti intorno, era così perfetto, non potevo toccare finché ho fatto questo disegno. Questo è un testo di cinghiale, e questo liquore è chiamato Lacrime del cinghiale, che mi ha dato i miei figli per Natale un anno. I due oggetti, che poverelle, molto triste. Melocotone che mi ha portato un'amica di mio figlio per fare la marmellata, però essendo così bello ho deciso di dipingere, e ho iniziato con questa natura morta e dopo è diventato piano piano tutto fradice, tutto buffati, e continuavo con altre immagini. Questo erano quando sono diventati proprio ammuffiti. Erano bellissimi, proprio anche più belli di prima, e continuavo a lavorare con loro. Invece quello sulla sinistra ho usato questo modo, la carta collage, per dare un altro aspetto delle forme delle melocotoni nel cestino. Un po' di blu perché sono iniziata mi piace di lavorare su questi pezzi di terracotta, specialmente quando sono rotti, mi piace questi parti spaccati. Però quando ho fatto gli oggetti della terracotta e volevo fare in modo più organico usando la spatola, dopo erano un po' troppo sciolto, volevo fare entrare qualche oggetto fatto più precisamente per tenere insieme tutto il gruppo. Così ho lavorato col piccolo scatola, cucchiaio, per tenere insieme, perché volevo un po' di qualcosa più caldo e di entrare più allegro. Gli altri erano un po' tristi,
E questi altri oggetti, il cucchiaio apparteneva a mia madre, così avevo come un souvenir. Sembrava un punto focale, focal point più necessario al quarto. Ho fatto un disegno durante l'estate quando era caldo delle scarpe prima di uscire per lavorare fuori sui campi ero carboncino, era molto sciolto un modo di lavorare. E più recentemente ho iniziato a fare questo quadro dello stesso soggetto, perché come le guanti e le scarpe indicano un po' la vita della persona che le porti e così. No, erano lì, sono sempre lì, sono parte della mia vita e portano ben 10 anni. Così. Upupu? Che mio figlio ha trovato quando stavo cavalcando, è ferito nell'allo. Era ferito dove? Sulla zampa? Alli. Chi Amos era ferito? O l'uccello? L'uccello era ferito. Sulle ali? Sulle ali. E non potevo volare e lui ha preso in mano, ha portato a casa a cavallo e dopo portato anche al veterinario, ha messo una stecca una stecca sulle ali. Sì, fanno questo quando sono un po' spaventati, mandano avanti questa colonna. E così si vede in 2 posizioni ma era una cosa bellissima, così ero molto triste perché non potevo proprio indicare la bellezza di questo piccolo uccello. E ho provato col collage pensando che forse era più fresco per indicare i colori puri, invece di provare di fare. Sì, lui era per terra nella camera, seduto così. Non ha mosso tanto perché potevo camminare un pochino, ma non... E poi lui è riuscito a volare? È andato via? No, alla fine... È morto? È morto? Perché non so quanto tempo era prima, noi abbiamo dato a mangiare, ha mangiato con noi, ma non so quanto tempo era ferito prima che era portato a casa. Così... C'è un bel quadro da Pisanella o un disegno di un pupo che è molto, un disegno a matita, molto bello così. E questo ho fatto una sfida a me stessa di fare ogni mattina 10 acquarelli prima colazione. E così sono andata fuori, ho fatto questo, erano piccoli, ma ho dovuto fare tanti per proprio alzarmi e fare questo esercizio. E ho fatto uno dopo l'altro guardando tutti. Ma questo è un quadro fatto di 3 di questi piccoli messi insieme, così è lo stesso paesaggio, però non proprio una accanto, c'è un spazio. Questa collina diagonale, campo diagonale con più della montagna indietro, con l'olivo avanti. Parti del calore dell'estate.
questo tempo caldo che abbiamo dimenticato. Questi oggetti che si trova sul podere, mi piace questi oggetti comuni, un secchio di metallo che usavano una volta per portare l'acqua. E c'erano questi cipolli che ogni giorno hanno cresciuto per uscire di questo, di questo secchio. E quest'altra cosa, non so proprio che cos'è. Sandra voleva portare ella e ho pensato, ma inizia alle 10, prima di quello, com'è possibile? Ma non voglio non vedere niente così, vado, ma dobbiamo partire a mezzanotte al massimo. Ma era così bello! Non voglio andare via! Perché ballano tutti, sì, anche e cambiano. Sembra sta a Cuba, mica sembra stare La in musica Italia. c'è uno dopo un altro, era azzurro, celeste, come si chiama? È un meraviglio, sì, proprio, è chiamato giustamente la poesia. È magnifico, è perfetto, anche con un cielo grigio, è un meraviglio. Ha un fascino tardo romantico. Ma no, è molto, proprio bellissimo, bellissimo. È una casa nuova,